Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ring, modello Intercom, un prodotto che aspettavo da un po', ho avuto dei ritardi, comunque ce l'abbiamo, è arrivato, funziona, è già pronto, insomma tutto ok. Se guarderete il video tra qualche tempo è un dispositivo che troverete in vendita a 130 euro, in questo momento costa ancora 50 euro. Sicuramente avete già visto qualche altro video, io ci ho messo qualche giorno in più perché volevo testarlo per bene, iniziare a capire anche l'autonomia, perché parliamo di un dispositivo a batteria. Cosa serve? Serve a rendere smart qualsiasi citofono, pare. Che sia videocitofono, che sia citofono solo con audio, lui si interfaccia al cablaggio esistente, fa in modo che rimanga praticamente connesso in rete. Quando vi suonano, vi squilla il telefono, potete intraprendere una conversazione bidirezionale e soprattutto abbiamo finalmente la possibilità di aprire anche il portoncino. Vi do subito due notizie importanti. Attualmente non supporta ancora comandi doppi, quindi supporta solo il comando principale di apriporta, non supporta ancora eventuali comandi secondari. Non è detto che arrivino implementazioni, ma non è neanche detto che non arrivino. Ho già visto delle voci, dei commenti in giro dove molti si lamentano del fatto che sia a batteria, però voi dovete partire dal presupposto che non è possibile installarlo solo in case indipendenti, è possibile montarlo anche in condomini di 60 alloggi. Se avessero usato l'alimentazione del citofono per alimentare anche il Ring, capite bene che moltiplicato per X alloggi sicuramente avrebbe dato problemi o fastidi all'impianto condominiale. Non hanno potuto farlo con un alimentatore esterno perché già non è il massimo montato così vicino al citofono, se ancora bisognava far partire il cavo con l'alimentatore e la spina diventava un po' complesso. Hanno dovuto farlo per forza a batteria. Il problema è che è un dispositivo wifi sempre connesso che avrà un suo consumo abbastanza importante, quindi io cosa ho fatto? Ho comprato il kit non solo del intercom, ma ho preso anche la seconda batteria aggiuntiva e anche la base di ricarica, in modo da avere sempre una batteria pronta nel momento in cui sia scarica. Quando lo comprate su Amazon, prima di comprarlo c'è un tasto apposito per verificare se il vostro modello di citofono videocitofono è compatibile con Intercom. Lo sono praticamente tutti quelli di marche più famose, sia gli impianti più vecchi con più fili, e oggi vi farò vedere un'installazione di quel tipo che magari è la più complicata, sia impianti più nuovi che hanno sistemi a 2 fili, dove è ancora più semplice. Guardiamo un attimo come identificare prima dell'acquisto se il vostro è contemplato nella lista di compatibilità. Adesso vi faccio vedere un attimo come si apre un citofono e come poter capire che modello è. Partiamo proprio con l'apertura della cornetta o del videocitofono. Una volta aperto il citofono non è detto che all'interno riusciate a trovare subito la sigla. Ad esempio, se trovate targhette come queste adesive potrebbero ingannarvi perché possono essere la settimana della produzione del lotto, però ad esempio aprendo questo Urmet vediamo che anche dalla parte plastica leggiamo un codice, che questa è la plastica dell'1140, quindi possiamo dire che questo è un citofono Urmet 1140. In base al modello e alla marca dovreste trovare il codice da qualche parte, possono averlo anche dietro, quindi potrebbe essere necessario smontarlo. Dovremo sicuramente lavorare su questa che è la morsettiera, e questo è un 5 fili di vecchia concezione. Di anomalo potrete notare questo, che è una suoneria supplementare, perché il circuito del citofono era fatto per una suoneria elettronica, mentre l'impianto è di tipo vecchio e usava ancora il ronzatore, quindi questa cornetta è stata cambiata da me su un impianto più vecchio di questa serie di citofoni, diciamo, e allora è stata messa una suoneria supplementare per avere la chiamata. Adesso invece vi faccio vedere come usare in fase di acquisto il tool integrato per capire se il vostro modello di citofono è supportato. Prima di comprarlo possiamo verificare se il nostro citofono è compatibile con il Ring. Semplicemente aprendo l'app di Amazon, cercate Ring, esce fuori il prodotto che in questo momento in offerta a 50 euro, ma verosimilmente magari guarderete il video tra un po' di tempo e costerà 130 euro. Qui sotto c'è verifica compatibilità, andate avanti, inizia, vi fa un po' di domande, chiede se avete un citofono, sì, potete aprire un ingresso sì o no, normalmente sì, può aprire più di un ingresso, devo dire no, io apro solo un ingresso, in realtà ne apro 2 ma con lo stesso apriporta, quindi è un ingresso. Di che marca è il tuo citofono? Ce ne sono un sacco. Urmet, avanti, modello, dice che è compatibile. Bene, abbiamo visto che il citofono è supportato, quindi lo compriamo, vediamo un po' cosa vi arriva. Kit full optional, quindi il Ring
la base di ricarica e una seconda batteria. Seconda batteria che viene data in dotazione con un cavo Type A micro USB, perché si può caricare anche direttamente col cavetto. La stazione di ricarica è solo una comodità. Batteria agli ioni di litio 3.6 volt da ben 5960 mAh, 21.45 Wh, un'ottima batteria. Qui abbiamo anche dei LED che indicano lo stato, quindi mettendola in carica direttamente col cavetto e un caricatore che non è in dotazione, vedete che LED arancione e verde sta caricando, quando sarà carica diventano entrambi verdi. Oppure, molto più comodo e elegante, usare la base di ricarica, che arriva con il suo alimentatore 5 volt 3 A con vari attacchi tra cui l'italiano, un cavo molto lungo perché è da 2 metri e molto spesso, molto robusto, proprio un bel cavo. Connessione Type-C, perfetto, base alimentata, basta prendere la batteria e metterla in carica, che in questo caso non si connette tramite la micro USB ma direttamente con la contatteria. Proviamo a metterla in carica. Si accendono i LED, ce ne sono 4, indica che sta caricando, vedete che lampeggia a secondo, quando saranno tutti e 4 fissi avrà terminato la ricarica. Lasciamolo in carica e arriviamo al ring. Perfetto, qui troviamo la dotazione di tutti gli accessori, che sono un cacciavite che diventa taglio piccolo e croce per connettere la parte cablata, marchiato ring arancione, carino. Lo stesso cavo micro USB come con la batteria singola. Istruzioni, 3 tipi di cavetti che sono tipo A, tipo B o tipo C, 2 tassellini da 5 piccolini, niente di che, sicuramente non ha un peso eccessivo. Ed eccolo qua, l'avete già visto ma tanto atteso, un quadrato 11 x 11, spesso 3 cm. Togliamo le protezioni, si apre facendo una pressione qui dal basso perché è magnetico, quindi ha questi 4 pezzettini di ferro che vanno ad attaccare sui 2 magneti. Questa è la batteria, la stessa che abbiamo visto prima, che viene data isolata in dotazione. Metto in carica anche questa e vedete che il caricabatterie ne può caricare solo una alla volta, quindi adesso porterà avanti la ricarica di questa e poi andrà avanti con l'altra. Qui abbiamo del biadesivo e il connettore per partire col cavo, nient'altro, non bisogna smontarlo, non bisogna aprirlo. Qui abbiamo i fori per far passare le 2 viti e un pulsante che serve per le impostazioni, un LED centrale che illuminerà l'anello. Basta, quindi tutto quello che dobbiamo fare, come dice il manuale, è scaricare l'app Ring che ci guiderà nella configurazione, nella scelta del cavo adatto e nel collegamento in base al nostro citofono. Fatto questo, prima di procedere con l'installazione per capire come collegarlo e quale cavo usare, dovete scaricare l'app Ring, la installate, la aprite. Se è la prima volta che usate l'app Ring bisogna creare un account. Una volta fatto accesso all'account bisogna accedere ad un dispositivo. Troviamo tutta la lista dei dispositivi Ring, tra cui Ring Intercom. Lo selezioniamo, diamo tutti i consensi del caso. Per andare avanti chiede di scansionare il codice sul prodotto Ring, trova il QR code, definiamo la posizione. Adesso chiede a quale ingresso il dispositivo citofono controlla l'accesso, ingresso anteriore, area pacchi personalizzato, si può lasciare tranquillamente ingresso. Per prima cosa dice di caricare la batteria. Noi le avevamo messe in carica circa 4 ore fa. Una è completamente carica, l'altra è dove l'avevamo lasciata, quindi a caricare una batteria ci mette 3-4 ore. Continua. Adesso dice di accendere il dispositivo, quindi prendiamo la batteria carica, la inseriamo nel dispositivo. Continua. Quando la luce sulla parte anteriore comincia a lampeggiare in blu, vai al passaggio successivo, sta lampeggiando, andiamo avanti. Quando ti verrà richiesto connettiti alla rete Wi-Fi generata dal Ring, trovato, ci connettiamo. La luce sul fondo di Ring Intercom sta ruotando, in realtà non sta ruotando ma sta lampeggiando, infatti qua diamo conferma, la luce lampeggia, diamo il consenso alla posizione. Dobbiamo a questo punto connetterci al Wi-Fi, mettendo la password della nostra rete Wi-Fi. Continua. Il Ring si sta connettendo al Wi-Fi. Operazione riuscita. Quindi ora lui è connesso alla rete. Andiamo avanti.
Qui dice di fare delle verifiche su eventuali limitazioni all'installazione in un edificio non con un'unica proprietà. Andiamo avanti. Possibilità di attivare la verifica automatica degli ospiti, gestire utenti condivisi o ospiti con verifica automatica. Qui chiede il consenso per fare la verifica automatica ai corrieri Amazon. È un'opzione che viene data in default come abilitata, si può comunque disabilitare o riabilitare nella sezione accesso condiviso che avremo poi sull'app. Io questa funzione non l'attiverò comunque, voglio che suonino il citofono, che io risponda da remoto e che decida se aprire. Quindi la tolgo e vado avanti. Confermi di non voler aggiungere le consegne Amazon? Sì, confermo. Ho già sentito commenti che dicono che mirano a gestire loro il sistema, insomma, qui ognuno la pensa come crede. Io preferisco decidere a chi aprire. Confermo. Confermo. Per ora non mi interessa avere utenti condivisi. Iniziamo l'installazione vera e propria. Lavorerai con dei cavi elettrici, ok. Se non ti senti a tuo agio, chiama un elettricista. Rimuovi la custodia. Trova la marca, noi sappiamo che è un Urmet. Qual è il numero di modello del dispositivo? Bisogna leggermente mollare il telaio per far passare i cavi dietro e usare il cavo A in questo caso. Quindi prendiamo il cavo A, cavo che è lungo circa 25 cm e ha 6 fili, 1, 2, 3, 4, 5, 6, già spelati. Fai scorrere il cavo A dietro, ok? Allora, qui dice ad esempio come collegare i fili. Io me lo segno perché non avrò l'app davanti quando andrò su a fare il collegamento. Inserisci il cavo A6 nella porta CA, cavo A5 nella porta 9, cavo A3 nella porta 2, cavo A2 nella porta 1, cavo A1 nella porta 6. Per porta intende il numerino che c'è scritto sulla morsettiera. Continua, ricontrolla la configurazione, continua, assicurati che i fili siano stati fissati saldamente, continua, colleva il cavo a ring intercom, che è l'unico che abbiamo. Montalo sulla parete accanto al ricevitore, qui danno un consiglio di metterlo con la biadesivo, tenerlo premuto 30 secondi. Riaggancia la custodia anteriore del ring, reinserisci la custodia anteriore del citofono, eseguiamo un rapido test. Qui sospendiamo e mi trasferisco di sopra e lo lascio in questa posizione. Ora vi faccio vedere l'installazione che ho fatto provvisoria sulla mia cornetta principale, ma non sarà la sua locazione definitiva. Ok, siamo arrivati ad effettuare i collegamenti. Cosa ho fatto? Ho mollato un po' le viti per far passare questo cavo dietro e poi ho fatto tutti i collegamenti come indicato dallo schema. Quindi tutti i fili che sono numerati da 1 a 6, c'è il 4 che non abbiamo usato, tutti gli altri vanno collegati. Il filo A1 che è il rosso l'ho portato al morsetto 6, il filo A2 che è il marrone l'ho portato al morsetto 1, il filo A3 che è il nero l'ho portato al morsetto 2, A5 che è il grigio sul 9 e poi c'è un'anomalia perché come vi ho fatto vedere prima qui è stata montata una suoneria supplementare, quindi il morsetto CA, questo qui, il secondo da sotto, non è usato e qui andava collegato secondo le istruzioni il filo A6, ma qui non c'è la chiamata, il CA sarebbe la chiamata perché va nello schedino di suoneria supplementare. Io so che è il filo giallo e si vede perché è un filo che arriva dall'impianto, normalmente è di colore diverso, questa però non è una regola, non è una scienza esatta, qui potreste incontrare dei problemi, quindi la chiamata entra in questo caso nel morsetto dello schedino di suoneria supplementare e io ho collegato il 6 come da istruzioni. Richiudiamo tutto, colleghiamo l'intercom e facciamo le prove andando avanti con l'app. Intanto sentiamo se funziona ancora il citofono, la fonia c'è e l'apriporta apre. Colleghiamo l'intercom, io adesso non lo fisso, non lo tassello e andiamo avanti con quello che dice l'applicazione. Eseguiamo un rapido test. Inizia il test, attendi che il dispositivo entri in modalità di test, problema di comunicazione, mi dà un errore, riproviamo, dovrebbe iniziare a lampeggiare una luce verde, la luce non lampeggia, assicurati che la batteria sia inserita e che il wifi funzioni. Allora il wifi funziona, la batteria è inserita, ma la luce non lampeggia ancora. Si è verificato un problema. A volte i dispositivi non vogliono connettersi a internet. Se non funziona, prova a riavviare il router. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni sul router o sul modem. Vabbè, riproviamo il test. Inizia il test. Ok, adesso è entrato in modalità di test.
la luce lampeggia, vai al pannello principale del citofono del tuo edificio, sono al piano terra, premi il pulsante della chiamata per la tua unità abitativa. Ho provato a fare una chiamata e l'app è andata avanti, ora prova ad aprire la porta usando l'app Ring. La porta si è aperta, sì, qui intanto arriva una notifica, sì, è aperta. Perfeziona le tue impostazioni in qualsiasi momento. Se vuoi cambiare il modo in cui funziona il tuo dispositivo Ring, vai alla dashboard del dispositivo. Fatto. Insomma, sembra tutto pronto. Se andiamo qui su ingresso, fa l'attivazione, rimane anche un paio di secondi premuto pulsante, ma va bene, funziona. Poi ovviamente se nell'app Ring avete altri dispositivi, vedete tutti gli altri dispositivi, le opzioni, eccetera. Nelle notifiche arriva una cosa del genere, sembra funzionare tutto. Terminata la configurazione non ci resta che fare qualche prova. Vi dico già che l'audio del citofono sarà terribile, ma perché lo è già in origine. Il mio impianto funziona malissimo, c'è un gracchiare continuo molto fastidioso, però vi posso anche dire che è riportato pari pari nell'intercom, né meglio né peggio. Ok, ora ho mandato un mio collaboratore a suonare il citofono, vediamo cosa succede. Vedete che si accende il ring, qualcuno sta chiamando all'ingresso, parla. Diamo i consensi. Ehi? Dado? Ciao. Mi senti? Apri la porta. Ma tu mi senti? Io sì. Prova a parlare. Ciao, mi senti? Io ti sento, ma tu mi senti? Io sì, ti sento. Ok, provo ad aprire. Si è aperto? Sì, è andato via, comunque si è aperto. Ora mi sposto in taverna dove ho un'altra cornetta ancora più vecchia, mi collegherò nello stesso modo e lì ci sarà l'installazione definitiva dell'intercom perché nell'ingresso principale, dove tra l'altro ho un citofono nero, non volevo mettere questa scatola bianca. Eventualmente secondo me non è un problema comunque allungare i fili e magari portarlo almeno in una zona più bassa per non averlo proprio lì. Però se avete un citofono bianco e si intona con l'arredamento non è brutto da vedere. Oppure installazione fatta su una vecchia cornetta 1130 dove ho fatto gli stessi collegamenti, quindi A1 sul 6, A2 sull'1, A3 sul 2, A5 sul 9, dove però A1 sul 6, quindi il filo rosso, vedete che in realtà l'ho collegato sul 10, perché? Perché 10, 11 e 6 in questo tipo di cornetta sono ponticellati, quindi il 6 è uguale al 10. Poi in questo caso il filo della chiamata, l'A6, quindi il filo viola che proviene dal ring, il morsetto CA non esisteva su questi vecchi citofoni, ma diventa il 7. Qui c'è ancora il ronzatore, quindi non c'era la suoneria supplementare e mi sono collegato direttamente al 7 e funzionerà allo stesso modo. Possiamo quindi chiuderlo, agganciarlo. Questa invece è la sua posizione definitiva. Ora ho spaccioccato un po' col telefono, bisogna andare nelle impostazioni del proprio device, scegliere l'app Ring nella sezione notifiche e da lì potete attribuirgli un suono personalizzato tra quelli che già vengono inglobati con l'applicazione oppure caricare un vostro file come ho fatto io, lì ogni telefono ha la sua procedura per magari mettere un qualcosa di più forte per non rischiare di perdere la chiamata quando vi suonano. Facciamo due prove perché ho attivato le notifiche sul Mi Band 7 e ho cambiato suoneria come notifica del telefono. Ok, arriva la notifica. Vedete che bordello che fa il telefono perché ho messo una suoneria di un vecchio citofono Urmet. Quindi sblocco il telefono, rispondo alla notifica, veloce. Ehi? Dado? Ciao. Mi senti? Sì. Ok, allora aspetta che ti apro, dimmi se si apre poi. Sì. Si è aperto? Si è aperto. Boh, allora direi che puoi venire dentro allora. Grazie. Va bene. Ok, la chiamata bisogna sempre chiuderla, altrimenti rimane aperta.
Ok, vi faccio vedere una cosa. Dunque, entrando nelle impostazioni del dispositivo, c'è una voce che si chiama stato, dalla quale possiamo vedere il livello di batteria. Allora, il mio intercom è montato da 3 giorni. Non sono riuscito a provarlo tanto, però vi posso dire che in 3 giorni la batteria è adesso all'80%. Ha fatto circa 1-2 attivazioni al giorno, però è stato sempre connesso al wifi. Se mi ha consumato il 20% in 3 giorni, vuol dire che durerà verosimilmente 15 giorni. Diciamo che ogni 2 settimane bisogna tirare via la batteria e metterla a caricare, oppure vi consiglio di spendere qualcosina in più, prendere il kit così, ma almeno quando se ne scarica una potete mettere l'altra. Sicuramente arriverà la notifica. Non vi ho fatto vedere tutte le personalizzazioni per condividerlo, eccetera. Se siete un po' smanettoni e ne avete bisogno, basta girare un po' nell'app e le trovate. Se fate un utilizzo normale come l'ho installato io, non avete neanche bisogno di vederle. Come va questo dispositivo? Va bene, io non ho perso una chiamata, funziona bene. Avete visto che in fase di test in installazione aveva dato un errore di connessione, poi non mi ha più dato problemi, sta lì. Magari se riuscite anche a organizzarvi, che secondo me una volta alla settimana la tirate via, la mettete in carica, non avete problemi. È un bel dispositivo, adesso costa veramente poco, è praticamente credo regalato o dato quasi a prezzo di costo. Quando costerà 130 euro ha un senso, sì, perché comunque con 130 euro non comprate un citofono smart. Se siete in un condominio lasciamo perdere, insomma sono 130 euro che, se avete l'esigenza di poter rispondere ed aprire, sono ben spesi, ragazzi, c'è poco da dire. Non sono pochi, però il prodotto li vale, funziona. Adesso lo stanno tirando diciamo a 50 euro per cercare di diventare un punto di riferimento con questo prodotto. Probabilmente ci riusciranno. Insomma, promosso per forza di cose, perché va bene, io stesso mi risolvo un problema, finalmente posso smontare le Z-Viz. Non ha più senso di esistere. Terrò comunque anche il son off di emergenza collegato all'apriporta, non si sa mai. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando è gratis, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta. Se passate da Torino potete venirmi a trovare in negozio. Ciao da Massidattoli.